Ciao, sono qui questa volta per presentarvi una bellissima piastrella lavorata con questo filato ski cotton, 50% cotone e 50% poliestere, 110 metri ed è 50 grammi di cotone. E io ho lavorato questa bellissima piastrella, non so se si vede bene, perché adesso ho fatto la piastrella, più in là con questa piastrella farò una borsa. I colori che ho usato sono questo nocciola che va più sull'avorio, il verde, l'arancio, il panna, questo colore qua che è un blu, però non blu, un celeste più scuro, il rosa, il giallo, questo qua avevamo detto un celeste che va più sul grigio e questo è un altro celeste. Questi sono i colori che io ho usato per questa piastrella e poi ho usato questo uncinetto che è il numero 3 e naturalmente le forbicine per tagliare tutti i fili che ci sono dietro le piastrelle. Niente, volevo dirvi se vi piace iscrivetevi al mio canale, cliccate sopra sulla campanellina, mi raccomando la campanellina così ogni volta che uscirà un tutorial sarete avvisate con delle notifiche. E niente, andiamo subito al tutorial. Iniziamo subito con la lavorazione di questa piastrella. Io incomincio la lavorazione con questo colore qua, quindi vado subito a fare un cappietto magico. Dopo aver fatto il cappietto, io giro il filo una volta soltanto nelle dita, inserisco l'uncinetto dentro il cappietto, estraggo il filo, mi alzo e lavoro una catenella. Adesso reinserisco l'uncinetto dentro il cappietto, estraggo il filo e lavoro la mia prima maglia bassa. Rientro, lavoro la mia seconda e così via, perché ne devo lavorare 12 maglie basse. Sono alla 12ª maglia bassa, quindi lavoro l'ultima. Adesso prendo il filo, questo qua, e stringo questo cerchietto. Lo stringerò bene, prendo il filo e vado a chiudermi nella prima maglia bassa, cioè nella prima che io ho lavorato, con una maglia bassissima. Il secondo giro lo lavoro con lo stesso colore, quindi mi alzo con 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, vado nella seconda maglia bassa sottostante e lavoro un'altra maglia alta. Lavoro 2 catenelle, vado nella prossima maglia bassa e lavoro una maglia alta. Nella prossima una maglia alta. Sono al termine del giro, lavoro le ultime 2 catenelle, quindi devo andarmi a chiudere nella terza catenella d'avvio e mi chiudo con una maglia bassissima. Adesso devo cambiare pure colore, quindi siccome devo arrivare qua al centro mi sposto nella prima maglia alta sottostante con una maglia bassissima. Adesso prendo il colore panna, lo metto dietro così e vado ad inserirmi con l'uncinetto, vedete qua dove ci sono le 2 catenelle, quindi prendo il filo panna e lavoro una maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle, intanto questi 2 colori li metto dietro, li nascondo,
filo sull'uncinetto, rientro sempre nello stesso punto e lavoro un'altra maglia alta, 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rientro sempre nello stesso punto e lavoro una maglia alta, filo sull'uncinetto, rientro e lavoro un'altra maglia alta. Adesso, sempre nascondendo i fili qua, salto le 2 maglie alte sottostanti, vado nell'archetto di 2 catenelle e lavoro 2 maglie alte, una e 2, 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e lavoro 2 maglie alte, filo sull'uncinetto, salto le 2 maglie alte sottostanti, vado nell'archetto e lavoro 2 maglie alte, continuo io a lavorare così in tutti gli archetti che mi si presentano sotto. Sono quasi al termine del giro, sto lavorando l'ultima maglia alta, quindi mi vado a chiudere nella terza catenella d'avvio e lavoro una maglia bassissima. Non cambio colore ancora, quindi siccome devo lavorare al centro qua dell'archetto, per raggiungerlo vado nella prossima maglia alta e lavoro una maglia bassissima. Entro nell'archetto, lavoro una maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta. Filo sull'uncinetto e vado a lavorare in questo arco 7 maglie alte. Naturalmente io adesso ne devo lavorare 6 perché la prima è corrisposta da 3 catenelle. 4, 5, 6, filo sull'uncinetto, vado nel prossimo archetto e lavoro le 7 maglie alte. In poche parole, in ogni arco che ci si presenta sottostante noi andiamo a lavorare 7 maglie alte. Sono 2, 4, 6 e 1, 7. Continuiamo a lavorare così in tutti gli archi. Sono al termine del giro, quindi dovrei andare a chiudermi nella terza catenella d'avvio. Siccome devo cambiare colore, quindi io sto prendendo il cotone rosa e vado a prendere la maglia con il cotone rosa, a chiudermi . Ok, mi alzo adesso con una catenella, intanto nascondo questi 2 fili dietro e vado ad eseguire sempre nello stesso punto una maglia, rientro nello stesso punto ed eseguo una maglia bassa, vado nella prossima maglia alta, scusate, devo mettere i fili dietro in modo tale che non si vedano, e lavoro una maglia bassa, nella prossima una maglia bassa, continuo a lavorare le maglie basse sotto le maglie alte sottostanti, quindi in tutto devono essere 7 maglie basse. Sono all'ultima, vedete, del gruppo delle 7 maglie alte. Adesso cosa vado a fare? Devo fare una maglia bassa allungata, cioè
non entro qua nel buchino delle maglie alte sottostante, ma bensì al centro dove noi abbiamo lavorato, vedete qua le due maglie alte, 2 catenelle, qua al centro, qua. Quindi entro con l'uncinetto qua, prendo il filo, lo porto fuori e lavoro la mia maglia bassa. E questa è una maglia alta, maglia bassa allungata. Rientro nella prima maglia alta e lavoro una maglia bassa e vado a lavorare le maglie così come mi si presentano, però lavoro le maglie basse. Intanto posso tagliare il filo, quello dietro che non mi serve più. Ok. E vi rispiego, invece di inserire l'uncinetto qua nell'arco qua per fare la maglia bassa centrale, io inserisco l'uncinetto sotto al giro sottostante ancora delle maglie alte. Vedete qua, prendo la maglia e lavoro una maglia bassa. Vi rifaccio vedere un'altra volta, quindi lavoro le 7 maglie basse. Quindi invece di entrare qua tra l'arco delle maglie alte e l'altro arco delle maglie alte, entrerò al giro sottostante qua dentro e lavorerò una maglia bassa allungata. Vedete come viene? Continuerò a lavorare in questo modo. Sono arrivata quasi al termine del giro, quindi cosa devo andare a fare? La maglia alta allungata, mi inserisco con l'uncinetto qua e lavoro la mia maglia bassa, cioè la mia maglia bassa allungata, non la maglia alta. Mi ritrovo adesso a chiudere il giro, quindi devo cambiare anche colore, inserisco l'uncinetto, prendo il colore verde e vado a chiudermi con una maglia bassissima nella prima maglia bassa. Adesso mi alzo con 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta. Il filo sempre dietro, così lo nascondo. Filo sull'uncinetto, vado nella prossima maglia bassa e lavoro una maglia alta. Una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, prossimo punto, una maglia alta. Nel prossimo punto una maglia alta, una catenella di separazione. Quindi cosa vado a fare? Vado a fare gruppi di 2 maglie alte separate da una catenella. Quindi filo sull'uncinetto, nella prossima maglia lavoro la maglia alta, prossima maglia una maglia alta, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, prossima maglia, una maglia alta, prossima maglia, una maglia alta. Continuo a lavorare così ogni 2 maglie alte separate da una catenella. Arrivata al termine, quindi una catenella di separazione, vado a chiudermi nella terza catenella d'avvio con una maglia bassissima. Siccome devo arrivare al centro della catenella, quindi la prossima maglia alta vado a lavorare una maglia bassissima e adesso cambio pure colore, quindi prendo il giallo, metto il filo qua dietro, entro nell'arco di una catenella, estraggo il filo e lavoro la mia maglia bassissima. Mi alzo con 3 catenelle che corrispondono alla prima mia maglia alta.
questi altri fili li metto dietro, rientro sempre nello stesso punto e vado a lavorare altre 2 maglie alte, 1 e 2. Ricordatevi sempre, dopo un po' che tenete i fili qua dietro nascosti, di tagliarli quelli che non servono più. Quindi lavoro 2 catenelle, vado nel prossimo, salto le 2 maglie alte sottostanti, nell'arco della catenella e lavoro una maglia bassa. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto le 2 maglie alte sottostanti, nel prossimo arco lavoro 3 maglie alte. 2 e 3, 2 catenelle, salto, nel prossimo lavoro una maglia bassa, 2 catenelle. Quindi cosa vado a fare qua? Faccio un gruppo di 3 maglie alte e un gruppo di 2 catenelle, una maglia bassa e 2 catenelle e continuo a lavorare così in tondo. Sono arrivata al termine del giro, quindi lavoro le ultime 2 catenelle, inserisco l'uncinetto qua nell'arco di una catenella, faccio il lavoro una maglia bassa, 2 catenelle. Adesso vado a chiudermi nella terza catenella d'inizio con una maglia bassissima. Devo cambiare colore, però devo arrivare alla maglia centrale, quindi cosa vado a fare? Entro con l'uncinetto, prendo il colore, questo qua, entro, prendo il colore e mi avvio con una chiusura a maglia bassissima. Adesso mi alzo con 4 catenelle, filo sull'uncinetto 2 volte, vado nello stesso punto e lavoro una maglia altissima. Quindi prendo il filo e tolgo le prime 2 asoline, prendo il filo, tolgo le altre 2 asoline, prendo il filo e tolgo le ultime 2, 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto 2 volte, rientro nello stesso punto, prendo il filo e vado a lavorare, tolgo le prime 2 asoline, prendo il filo, tolgo le altre 2 asoline e mi rimangono 2 sull'uncinetto, rimetto il filo 2 volte sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, prendo il filo sull'uncinetto e tolgo le prime 2 asoline, filo sull'uncinetto, tolgo le altre 2 asoline, rimangono 3, quindi filo sull'uncinetto li tolgo tutte e 3 insieme. Così ho lavorato 2 maglie altissime non chiuse, ma le ho chiuse insieme. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel primo arco sottostante qua e lavoro una maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado nel prossimo arco e lavoro prendo il filo sull'uncinetto, una maglia, mezza maglia alta, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, prossimo arco, una mezza maglia alta, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, prossimo arco, una mezza maglia alta, 2 catenelle, prossimo arco, una mezza maglia alta, 2 catenelle, prossimo arco, vado a lavorare una maglia alta, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto 2 volte, vado nella terza, al centro della maglia alta sottostante, vado a lavorare una maglia altissima non chiusa, filo sull'uncinetto 2 volte, rientro sempre nello stesso punto e lavoro la seconda maglia altissima,
non chiuse. Adesso prendo il filo, sono rimaste 3 asole, le chiudo insieme, 3 catenelle, ripeto, nello stesso punto vado a lavorare 2 maglie altissime, non chiuse ma chiuse insieme. E questo è il secondo arco, vedete? Punta del quadrato che stiamo lavorando, perché adesso prima era un tondo, adesso diventerà un quadrato. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, prossimo arco, vado a lavorare una maglia alta. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, prossimo arco, una mezza maglia alta. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, prossimo arco, una mezza maglia alta, 2 catenelle, una mezza maglia alta, 2 catenelle, una mezza maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Adesso 2 catenelle e vado a lavorare le maglie altissime. Sono arrivata al termine del giro, lavoro 2 catenelle, chiudo il giro nella terza catenella d'avvio, anzi nella quarta, sarebbe l'angolino qua, con una maglia bassissima. E adesso rientro nello spazio delle 3 catenelle e vado a cambiare il colore e prendo il colore nocciola. Entro, mi chiudo con una maglia bassissima, rientro e mi alzo con una catenella, nell'archetto vado a lavorare 2 maglie basse, 2 catenelle, 2 maglie basse, continuo con le maglie basse, quindi vado nel prossimo arco e lavoro 2 maglie basse e dove è la maglia alta lavoro una maglia bassa, prossimo arco 2 maglie basse, nella maglia mezza maglia alta lavoro una maglia bassa, prossimo arco 2 maglie basse e così via per tutto il giro. Continuo a lavorare delle maglie basse. Sono quasi arrivata al termine, lavoro le ultime 2 maglie basse e vado a chiudermi nella prima maglia bassa d'inizio, però devo cambiare colore e quindi prendo il cotone arancione, eccolo qua, e mi vado a chiudere con una maglia bassissima. Ok. Adesso mi alzo perché adesso devo lavorare delle maglie basse in costa. Adesso vado a prendere la costina dietro della maglia bassa sottostante e vado a lavorare una maglia bassa. Rientro nella prossima e lavoro una maglia bassa. Vado qua nella prossima dove ci sono le 2 catenelle e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, rientro nella prossima catenella e lavoro una maglia bassa, poi i fili dietro li taglieremo al termine, quindi in ogni maglia bassa adesso vado a lavorare una maglia bassa in costa.
Solo qua dove ci sono le 2 catenelle, vedete qua al centro, io lavoro una maglia bassa in costa sempre nella catenella, 2 catenelle e l'altra maglia bassa in costa nell'altra catenella, e poi le maglie li lavoro come mi si presentano, sempre delle maglie basse in costa dietro. Sono all'ultima maglia bassa, adesso dovrei andare a chiudermi qua nella prima maglia bassa, però devo cambiare colore, quindi prendo il colore nocciola, lo metto dietro e vado a chiudermi con una maglia bassissima. Stringo bene, mi alzo con 3 catenelle, corrispondono, perché adesso lavoriamo delle maglie alte, quindi corrispondono alla mia prima maglia alta. Metto i fili dietro, nella seconda maglia bassa vado ad eseguire una maglia alta, nella terza maglia bassa una maglia alta. Adesso ci troviamo al centro dove abbiamo lavorato quale catenelle, quindi entro con l'uncinetto e lavoro le maglie alte, 2 maglie alte sempre nello stesso forellino, 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rientro sempre nello stesso forellino e lavoro altre 2 maglie alte. Adesso in ogni maglia bassa sottostante io vado a lavorare una maglia alta. Quindi solo nell'angolino, nei 4 angolini, lavoro 2 maglie alte separate da 2 catenelle e 2 maglie alte. Invece in tutte le maglie basse sottostanti vado a lavorare una maglia alta. Sono arrivata alla fine del giro, quindi mi vado a chiudere nella terza catenella d'avvio con una maglia bassissima. Siccome adesso non devo cambiare colore perché rifaccio un altro giro di maglie alte con lo stesso colore, quindi mi alzo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nella prossima maglia alta sottostante e lavoro la seconda maglia alta, prossima maglia alta, fino ad arrivare alla punta qua dove ci sono le 3 catenelle che dividono l'altra parte. Quindi noi dentro le 3 catenelle nello spazio qua andiamo a lavorare 2 maglie alte, e 3 catenelle. Come abbiamo fatto il giro antecedente, lavoriamo questo giro qua, quindi 2 maglie alte, nella parte centrale, vedete dove ci sono le 3 catenelle, continuiamo a lavorare le maglie alte come ci si presentano. Siamo alla chiusura,
lavoriamo l'ultima maglia alta e dobbiamo andare a chiudere nella terza catenella iniziale, però devo cambiare colore perché adesso è l'ultimo giro di questa piastrella, quindi vado a prendere il panna, questo lo metto dietro e mi chiudo con una maglia bassissima, mi alzo con una catenella, vado a lavorare, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa, nascondo i fili dietro, continuo ogni maglia alta sottostante, lavoro una maglia bassa. Sono arrivata nell'angolino dove io ho lavorato le 2 catenelle e vado ad lavorare 2 maglie basse, due catenelle, 2 maglie basse sempre nello stesso foro. Sono arrivata alla fine, quindi vado ad chiudermi nella prima maglia iniziale con una maglia bassissima, una catenella e chiudo il filo. Ed ecco qua la mia piastrellina è finita. Naturalmente poi la metterò in posa perché io dopo che li lavoro li bagno, li spruzzo con l'acqua, gli metto un libro sopra e la mattina sono ben che stirate. E niente, spero che questa piastrella vi piaccia e se vi piace mettetemi un like e continuate a seguirmi perché con questa piastrella non è finita qua, perché io ho intenzione di continuare la lavorazione e di fare una bellissima borsa. Quindi per adesso posterò la piastrella e il prossimo tutorial che uscirà sarà la borsa eseguita con questa piastrella. Arrivederci e alla prossima.